Ciao a tutti! Oggi parliamo di un concetto fondamentale per la crescita rigogliosa delle nostre piante, il DLI. Cos'è esattamente, come si misura e soprattutto perché è così cruciale per la salute delle nostre amiche verdi? Scopriamolo insieme! Il DLI, in parole semplici, è la quantità totale di luce che una pianta riceve in un giorno. A differenza del ppfd, che misura l'intensità luminosa in un dato momento, il DLI ci dà un quadro completo dell'esposizione luminosa sulle 24 ore. Ecco, immaginate il DLI come la dose giornaliera di luce che le vostre piante assorbono per la fotosintesi. Un DLI ottimale significa piante più forti, più sane e un raccolto più abbondante. Influisce su tutto, dalla crescita delle radici, delle foglie, dei fusti, della fioritura, dei frutti. Un DLI corretto previene problemi come la crescita stentata, la scarsa produzione, la debolezza, quindi la vulnerabilità a malattie ed attacchi di parassiti. I peperoncini, come molte piante da frutto, sono affamati di luce. Un DLI ottimale si aggira tra i 15 e i 25 micromoli al metro quadrato per giorno. Tuttavia è sempre essenziale monitorare attentamente e quotidianamente le vostre piante. Foglie arricciate, scolorite, bruciacchiate, sono indice di un DLI troppo elevato. Per misurare il DLI potete utilizzare un rilevatore di luce, ma siccome costano un pochino, potete anche utilizzare un'app e per esempio la ppfd Meter è un'applicazione valida. Logicamente tutto dipende dal vostro smartphone e dal sensore che è montato in esso. Dunque, prima di iniziare dovete calibrare la vostra applicazione ppfd Meter e potete seguire le istruzioni di questo video che ho fatto in precedenza. Una volta calibrata, impostate le ore di luce e ricordate di non superare le 16 ore perché le piante hanno anche bisogno di riposo notturno e in questo video vi spiego il perché. All'interno dell'app andate nel menu principale alla voce ppfd e DLI. Cliccate sull'icona con le 3 lineette in basso a sinistra e qui potrete personalizzare vari parametri. Potete impostare 5 profili, quindi se avete 5 lampade differenti potete impostarle e non dover ogni volta andare a cambiare le impostazioni. All'interno di questi 5 profili potete modificare la sorgente luminosa. Potete impostare la luce solare e questo è interessante poi quando si uscirà all'aperto con le piante per andare a valutare qual è il luogo migliore per le vostre piante. Oppure scegliete la lampada e specificate i gradi Kelvin. Potete scegliere l'intervallo delle ore e come dicevo prima vi consiglio di non superare le 16 ore. Questo vale sia per interni che per esterni. All'esterno al massimo arriviamo a 16 ore di luce dalle nostre parti. E poi si possono modificare le soglie. Va bene l'impostazione di base, semplicemente andando a modificare questo dato possiamo far cambiare il colore dell'applicazione quando si supera una certa soglia. Dopo aver calibrato e impostato le ore, tornate a ppfd e DLI. Se il valore del DLI è inferiore a 15, aumentate l'intensità della lampada oppure la avvicinate alle piante. Se invece è superiore a 25, diminuite l'intensità della lampada oppure la allontanate dalle piante. E ricordate di osservare quotidianamente le vostre piante e regolare l'illuminazione di conseguenza. Come dicevo prima, se le foglie iniziano ad accartocciarsi, si sbiancano, si bruciacchiano, vuol dire che avete un DLI troppo alto. Con questi accorgimenti le vostre piante staranno benissimo e vi ringrazieranno con dei raccolti generosi. Se questo video vi è stato utile lasciatemi un like, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi consigli sulla coltivazione dei peperoncini e se avete delle domande riguardanti questo video, lo spazio sotto è tutto vostro. Grazie per essere stati con me questa domenica e piccanti saluti!